Allora, vediamo il test chi quadrato. Però prima dobbiamo introdurre l'indice chi quadrato e capire a cosa serve. L'indice chi quadrato serve a studiare la connessione, o anche detta associazione, o anche detta interdipendenza, tra due variabili statistiche, che nel nostro caso saranno due variabili qualitative statistiche, quindi due mutabili. Se rappresentiamo due fenomeni qualitativi all'interno di una tabella, questa tabella prende il nome di tabella di contingenza. In questo caso vogliamo verificare se c'è una qualche connessione o interdipendenza tra la categoria del lavoratore, dipendente, autonomo, libero professionista, e il suo tenore di vita, suddiviso in tre categorie: basso, medio e alto. Qui abbiamo 50 lavoratori dipendenti, ad esempio, che hanno un basso tenore di vita. Abbiamo 55 lavoratori autonomi che hanno un medio tenore di vita, 95 liberi professionisti che hanno un alto tenore di vita. Questo è un esempio di come leggere le frequenze congiunte all'interno della tabella, che sono queste 9 qui, queste 9 frequenze. Si dicono congiunte perché si riferiscono ad entrambi i fenomeni. Invece le frequenze marginali di riga e le frequenze marginali di colonna si riferiranno soltanto ad un solo dei due fenomeni. Quindi in questo caso abbiamo 120 lavoratori dipendenti al di là del tenore di vita che loro sostengono, e qui abbiamo ad esempio 170 lavoratori con un tenore di vita medio al di là della categoria a cui appartengono. Ragazzi, se volete darmi davvero una mano, iscrivetevi al canale, lasciate un like al video, ma anche ai video che vedrete successivamente. In questo modo non darete una mano soltanto a me, ma anche agli studenti di statistica che dovranno cercarmi e trovarmi quindi in futuro. Quindi vi chiedo il favore di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale. Il tema dell'indipendenza in generale l'avevamo già affrontato nel video specifico che adesso vi farò apparire in alto a destra nella schermata, solo che in quel video lo abbiamo affrontato per le variabili quantitative. Però lo stesso concetto vale anche per le variabili qualitative. Qualora x e y fossero qualitative, ci sarebbe indipendenza tra le due variabili se le frequenze congiunte qui all'interno della tabella, tutte quante le frequenze congiunte, possono essere scritte in questo modo, cioè possono essere calcolate in questo modo, come il prodotto tra la frequenza marginale di riga corrispondente per la frequenza marginale di colonna corrispondente diviso n. Quindi ad esempio n11 potrà essere scritta come n1 punto, quindi la frequenza marginale di riga corrispondente, per n.1 frequenza marginale di colonna corrispondente diviso n. n23 dovrà poter essere scritta come n2 punto per n.3 fratto n, e questa cosa deve valere appunto per tutte le frequenze congiunte qui all'interno della tabella. Ovviamente non troveremo mai il caso di indipendenza tra le due variabili, è un caso puramente teorico, però se ci chiedono di dimostrare che non ci sia indipendenza tra i due fenomeni, ci basta prendere una frequenza congiunta a caso e dimostrare che questa frequenza congiunta non è uguale al prodotto tra le marginali diviso n. Se poi abbiamo una frequenza congiunta all'interno della tabella uguale a 0, ancora meglio, perché questa è la dimostrazione che sicuramente non c'è nessuna indipendenza tra i due fenomeni e non ci serve nemmeno fare i calcoli, perché semplicemente una frequenza congiunta uguale a 0 non potrà mai essere uguale al prodotto tra le marginali diviso n, cioè non potrà mai essere uguale a 165 per 80 diviso 430. E questo già quindi dimostra che non c'è indipendenza tra i due fenomeni. Per valere questa condizione qui, quando una frequenza congiunta è uguale a 0, almeno una delle due frequenze marginali dovrà essere uguale a 0, e questo significherebbe che la riga o la colonna è praticamente vuota, e in quel caso non l'avremmo neanche indicata nella tabella.
Quindi la presenza di 1, 0 tra le frequenze congiunte già dimostra di per sé che non c'è indipendenza tra i due fenomeni. Però se il caso di indipendenza non lo incontreremo mai, perché ne stiamo parlando? Perché comunque noi possiamo tenere conto di questa formula e calcolarci appositamente quelle che sono chiamate le frequenze teoriche di indipendenza, cioè quelle frequenze che noi avremmo osservato nel caso in cui avessimo osservato appunto indipendenza tra i due fenomeni. Queste frequenze teoriche di indipendenza sono calcolate proprio facendo il prodotto tra le frequenze marginali di riga e di colonna corrispondenti fratto n e le indicheremo con nij asterisco. Ci costruiremo quindi una tabella di indipendenza con queste frequenze teoriche di indipendenza all'interno. Però perché dovremmo farlo? Perché possiamo prendere in considerazione il caso teorico di dipendenza per vedere quanto il nostro caso che abbiamo osservato con la tabella originaria si discosta da questo caso di indipendenza, che appunto è teorico. Cioè, in altre parole, possiamo vedere quanto le frequenze che abbiamo osservato nella tabella iniziale sono diverse da queste frequenze teoriche di indipendenza. Più saranno diverse, più i due fenomeni che abbiamo osservato sono in qualche modo connessi tra loro. Più invece le frequenze che abbiamo osservato saranno simili a queste frequenze di indipendenza teoriche che ci stiamo calcolando, più non ci sarà connessione tra i due fenomeni. Per calcolare le frequenze teoriche di indipendenza faremo appunto le frequenze marginali di riga e di colonna moltiplicate tra loro, quelle corrispondenti, fratto n, quindi prima cella n11 asterisco 120 per 80 fratto 430. Qui inseriremo 120 per 170 fratto 430, qui 120 per 180 fratto 430, qui 145 per 80 fratto 430 e così via. Una volta che ci siamo calcolati tutte le frequenze teoriche di indipendenza, possiamo tranquillamente calcolare l'indice chi quadrato in questo modo, facendo le differenze tra le frequenze reali, quindi le frequenze che abbiamo osservato nella tabella originaria, meno le frequenze di indipendenza teoriche che ci siamo appena calcolati. Queste differenze vengono elevate al quadrato e poi rapportate alla stessa frequenza teorica di indipendenza. Dopodiché sommiamo tutti questi rapporti che ci siamo calcolati. Come detto, si tratta di verificare quanto le frequenze osservate originariamente si discostano dalle frequenze teoriche di indipendenza. Per questo facciamo le differenze qui al numeratore. Più i due fenomeni saranno indipendenti, più queste differenze tra frequenze reali e frequenze teoriche saranno vicine allo zero. Più queste differenze saranno vicine allo zero, più l'indice chi quadrato sarà vicino allo zero. Quindi un indice chi quadrato vicino allo zero ci indica che c'è una scarsa connessione tra i due fenomeni osservati e che quindi siamo più vicini al caso di indipendenza tra i due fenomeni osservati. Queste differenze tra frequenze reali e frequenze teoriche di indipendenza sono anche indicate con Cij e sono dette contingenze. Però noi utilizzeremo questa formula, la prima, quindi senza andare a scrivere Cij. Come calcoliamo questo indice chi quadrato? È abbastanza semplice, dobbiamo fare nij, cioè la n11 in questo caso, perché partiamo sempre dall'indice i uguale 1 e g uguale 1,
quindi n11 50 meno la frequenza asterisco, quindi teorica di indipendenza, 22,33, tutto elevato al quadrato, quindi questa differenza elevata al quadrato, fratto 22,33. Per farlo più velocemente alla calcolatrice possiamo fare parentesi, aperta parentesi quindi, 50 meno 22,33, chiusa parentesi e solo dopo eleviamo al quadrato. E poi facciamo diviso 22,33 più parentesi 45 meno 47,44, chiusa parentesi, eleviamo al quadrato, diviso 47,44 più parentesi 25 meno 50,23, chiusa parentesi elevato al quadrato, diviso 50,23. E poi cambiamo riga e continuiamo fino a fare tutte le differenze d al quadrato poi divise per la frequenza teorica corrispondente. Alla fine otteniamo un indice chi quadrato uguale a 88,31 in questo caso. Una volta calcolato l'indice chi quadrato, possiamo calcolare l'indice chi quadrato massimo, che sarebbe l'indice chi quadrato che si osserverebbe in caso di massima connessione tra i due fenomeni. Quindi in caso di indipendenza tra i due fenomeni noi osserveremo un chi quadrato uguale a 0, e quindi questo sarebbe il chi quadrato minimo. Invece il chi quadrato massimo lo osserviamo al contrario in caso di massima connessione tra i due fenomeni. Per calcolare il chi quadrato massimo non c'è bisogno di calcolarci una tabella teorica con il caso di massima connessione, ma ci basta applicare questa formula facendo n per il numero minimo tra R e C, cioè tra il numero di righe e il numero di colonne, meno 1. Quindi qui abbiamo 3 righe e 3 colonne, quindi il numero minimo tra 3 e 3 è sempre 3, quindi qui avremo 3, meno 1, quindi 2, n per 2, 430 per 2, uguale 860. Se avessimo avuto una tabella di 2 righe, ad esempio, e 3 colonne, il minimo tra il numero di righe e il numero di colonne sarebbe stato appunto 2. E quindi qui avremmo avuto 2 meno 1, e quindi 1, e qui avremmo avuto n per 1. Ma in questo caso il chi quadro massimo è 860. Qui ho costruito comunque una tabella teorica con il caso di massima connessione bilaterale o massima interdipendenza tra i due fenomeni, e possiamo notare che questo caso lo si ha quando in corrispondenza di ciascuna riga e in corrispondenza di ciascuna colonna solo una cella è diversa da 0. E in questo caso avremo le frequenze marginali di riga uguali alle frequenze marginali di colonna. Se noi calcolassimo l'indice chi quadrato su questa tabella, vedremmo che sarebbe uguale proprio a 860, cioè il chi quadrato massimo che abbiamo calcolato prima. Però a noi non ci serve necessariamente costruire questa tabella, almeno che non ci venga richiesto esplicitamente nella traccia d'esame, possiamo comunque calcolare il chi quadrato massimo in questo modo. N per il numero minimo tra il numero di righe e il numero di colonne, meno 1. Una volta che abbiamo calcolato il chi quadrato e una volta che abbiamo calcolato il chi quadrato massimo, possiamo utilizzare un indice relativo che varierà tra 0 e 1, detto V di Cramer, che è uguale alla radice quadrata del rapporto tra l'indice chi quadrato e l'indice chi quadrato massimo, quindi radice quadrata di 88,31 fratto 860, ed è uguale a 0,3204.
La V di Cramer ci dice la percentuale di connessione tra i due fenomeni rispetto al caso di massima connessione che si sarebbe potuta osservare, dato che appunto rapportiamo all'indice chi quadrato massimo. Qui avremo osservato una connessione tra categoria lavorativa e tenore di vita pari al 32,04% di connessione massima che avremmo potuto osservare. Una volta che abbiamo studiato l'indice chi quadrato, può venirci chiesto di effettuare il test chi quadrato e quindi ad esempio verificare a livello di significatività alfa, ad esempio del 5%, se c'è una connessione tra i due fenomeni. Quindi alfa sarà uguale a 0,05. Il test deve essere impostato in questo modo, con ipotesi nulla, chi quadro uguale a 0, e quindi avremo una scarsa connessione tra i due fenomeni. Ipotesi alternativa, chi quadro invece significativamente maggiore di 0, e quindi significativa connessione tra i due fenomeni. In altre parole, il test di chi quadrato ci permette di capire se l'indice chi quadrato è significativamente maggiore di 0, e quindi sarà un test a una coda con ipotesi alternativa unilaterale destra. L'indice chi quadrato già l'abbiamo calcolato in precedenza, cerchiamo il valore soglia quindi del chi quadrato in corrispondenza di alfa uguale a 0,05, essendo appunto l'ipotesi alternativa unilaterale destra. E ricordo che è sempre così, cioè il test chi quadrato è sempre impostato in questo modo, con un'ipotesi alternativa unilaterale destra, e in corrispondenza anche di g gradi di libertà, dove i gradi di libertà sono calcolati in questo modo: il numero di righe meno 1 per il numero di colonne meno 1, quindi 3 meno 1 2 per 3 meno 1 2, 2 per 2 uguale 4. Quindi dobbiamo andare sulla tavola del chi quadrato e vedere il valore soglia in corrispondenza di alfa uguale a 0,05 e di g gradi di libertà uguali a 4. Quindi andiamo sulla riga 4 gradi di libertà, sulla colonna alfa uguale a 0,05 e vediamo un valore di 9,4877. Una volta che abbiamo ottenuto il nostro valore del chi quadrato, il valore soglia, abbiamo che il chi quadrato uguale a 88,31 è maggiore di 9,4877, cioè il valore soglia del chi quadrato, per cui la nostra statistica test, quindi il nostro indice chi quadrato, cade nella regione di rifiuto. Pertanto rifiutiamo l'ipotesi nulla e constatiamo che c'è una significativa connessione tra i due fenomeni, quindi tra tenore di vita e categoria del lavoratore. Riepilogando, noi abbiamo osservato una tabella di contingenza, quindi con le frequenze congiunte reali. Costruiamo una tabella di indipendenza calcolando le frequenze teoriche di indipendenza in questo modo, indicandole con NIJ asterisco, e le calcoliamo facendo il prodotto tra le frequenze marginali di riga di colonna corrispondenti diviso n. Calcoliamo poi l'indice chi quadrato in questo modo, facendo le differenze tra ciascuna frequenza reale e ciascuna frequenza teorica di indipendenza corrispondente. Questa differenza la leviamo al quadrato e poi rapportiamo sempre alla frequenza teorica di indipendenza. Facciamo la somma di tutte queste frazioni e alla fine otteniamo l'indice chi quadrato. Calcoliamo poi l'indice chi quadrato massimo dato da n per il numero minimo tra il numero di righe e il numero di colonne meno 1. Questo sarà il chi quadrato in caso di massima connessione, e poi possiamo calcolare un indice relativo che varierà tra 0 e 1, detto V di Cramer, ed è uguale alla radice quadrata del chi quadrato diviso il chi quadrato massimo. Se ci chiedono poi di fare anche il test chi quadrato, formuliamo le ipotesi che saranno sempre queste: ipotesi nulla, chi quadrato uguale a 0, quindi scarsa connessione tra i due fenomeni; ipotesi alternativa, chi quadrato maggiore di 0,
quindi significativa connessione tra i due fenomeni. Confrontiamo poi il nostro indice chi quadrato, che abbiamo calcolato in precedenza in questo modo, con il valore soglia del chi quadrato in corrispondenza di alfa e di g gradi di libertà, dove g è calcolato come numero di righe meno 1 per numero di colonne meno 1. Se l'indice chi quadrato è minore del valore soglia sulla tavola, allora siamo nella regione di accettazione, quindi non rifiutiamo l'ipotesi nulla e in quel caso stabiliamo che c'è una scarsa connessione tra i due fenomeni, o comunque non rifiutiamo questa ipotesi. Se invece il chi quadrato è superiore al valore soglia sulla tavola, allora siamo nella regione di rifiuto, pertanto rifiutiamo l'ipotesi nulla e stabiliamo che c'è una significativa connessione tra i due fenomeni. Bene, io come al solito ti chiedo il favore di mettere like al video e di mettere like ai video successivi che vedrai e di iscriverti al canale se non lo hai ancora fatto.